La società Belvedere SpA ha presentato alla provincia di Pisa domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione alla realizzazione del secondo ampliamento della discarica per rifiuti urbani e rifiuti non pericolosi, sita in località Legoli nel comune di Peccioli. Il Tirreno, provincia di Massa e Carrara, mercoledì 9 marzo 2011, pagina dedicata allo sport locale. Il Triangolo Verde è una struttura architettonica polivalente costruita all'interno dell'impianto di smaltimento rifiuti della Belvedere SpA. L'impianto si trova nel comune di Peccioli e Peccioli dista 6,5 km dall'impianto. Tra i 2 km e i 2,5 km di distanza si trovano invece la frazione di Libbiano e quella di Ghizzano. E poi c'è la frazione di Legoli, da cui si può raggiungere la discarica con una passeggiata di 300 metri. A 3 km e 700 metri c'è Montefoscoli, una piccola frazione del comune di Palaia. Ed è a Montefoscoli che comincia questa storia, nel 2011, quando i partecipanti ad una riunione del Coordinamento Gestione Corretta Rifiuti Valdera scoprono che la discarica di Legoli, giunta dopo 25 anni al termine del suo esercizio, sta invece per essere ampliata. La nostra esperienza nasce, diciamo, per caso. Veniamo a conoscenza di alcuni volantini che erano stati diffusi in zona che dicevano che avrebbe avuto luogo una riunione a Ponzacco dove sarebbe stata illustrata la notizia e sarebbe stata approfondita di un ampliamento della discarica di Gello di Pontedera. Ci mettono al corrente che la stessa cosa sta avvenendo per la discarica di Legoli. Prendiamo coscienza di questa situazione e convochiamo un'assemblea paesana che è molto partecipata, quindi illustriamo le poche notizie di cui allora eravamo in possesso. Da lì a poco, in circa 20 giorni, nasce il nostro movimento. Alla fine degli anni '80, diciamo nella seconda metà degli anni '80, l'inceneritore di San Donnino, alle porte di Firenze, venne chiuso nell'86 in seguito a proteste reiterate dei cittadini. Ci sono state lotte che sono durate 13 anni praticamente. Ha portato a un'emergenza rifiuti in Toscana, e da questa emergenza rifiuti è nata l'esigenza da parte della regione di trovare una via d'uscita. Volevano fare questa discarica a Toiano e io mi ricordo che ero piccola e ci fu una manifestazione, tutta la popolazione del comune di Palaia andò a manifestare a Toiano. Purtroppo poi la beffa è stata che non è stata accolta dal comune di Palaia, ma è stata accolta dal comune di Peccioli e è come averla in casa. Ci furono diversi siti individuati, quello di Peccioli poi prevalse, nel senso che poi l'amministrazione di allora dette il proprio consenso. Naturalmente questo portò dei benefici in termini economici per il comune, perché c'era un finanziamento che la regione erogava allora, mi hanno detto, di circa 4 miliardi. Prima che lei fosse, io ero. Lei la discarica. Sono venuto qui nell'80, 81 e abbiamo cercato proprio una casa a Legoli. Entravi, c'era un'entrata sola e non c'era via d'uscita dall'altra parte. C'era uno sterrato piccolino, per cui tu arrivavi e stavi come se entrassi in una corte, in un cortile. Tutte le persone ti guardavano, dovevi dar conto
chi eri, cosa facevi, dove andavi. Sembrava un posto dove ci potevi vivere bene, ci potevi crescere figli. Insomma, pian piano da un paesino di campagna è diventato un paese vicino alla discarica, poi negli anni il paese della discarica, e con l'ultimo ampliamento stanno diventando degli annessi alla discarica. La discarica l'ho scoperta quando ho cominciato a vivere qui, che appunto vendendo roba vecchia ho scoperto che c'era questa discarica. Camminando, cioè con la macchina, l'ho vista, non che l'ho saputo da qualcuno, capito? Girando, noi eravamo dei grandi girelloni e girando abbiamo visto questa discarica e ci siamo giusto appunto entrati, in quel periodo era tutto aperto. Si andava a camminare, perché sono un amante della campagna, quindi vado spesso a camminare, e quindi è venuto fuori anche questo discorso della discarica. All'inizio ne avevo sentito parlare come una cosa molto positiva. Ci sono state delle contestazioni forti, ci sono state, mi hanno raccontato, dei consigli comunali molto intensi anche emotivamente. In ogni caso la cosa è andata avanti. Quello che è successo quindi è che da un sito dove c'era una discarica non controllata è stata fatta una bonifica del sito, è stato fatto un ampliamento, allora per 450.000 metri cubi. Prima ci scaricava solo la frazione di Legoli, cioè lo spazzino passava con un apino, raccoglieva il sudicio e lo buttava giù da un argine. Questo succedeva in tutte le frazioni. Mi ricordo che da bambino la raccolta rifiuti in paese veniva fatta da un signore anziano con una trombetta e un carrettino. Raccoglieva le varie cose che la gente gli dava al passaggio e le andava a scaricare oltre il campo sportivo, quindi alla fine del paese, oltre la fine del paese. Portava via in una settimana forse quello che oggi si fa in 2 ore, e questo era il problema, e c'era un punto in dove veniva buttata la discarica, però era una discarica relativa, non è che ci andava la lavatrice, ci andava quel poco che non si buttava via. Perché gli avanzi dei piatti, della cucina eccetera si davano ai polli, tutti avevano le galline o i conigli. Confezioni di plastica non ce n'erano, era tutto di carta, quindi si utilizzava per accendere stufe e caminetti, e quindi quel poco che rimaneva passava un omino con l'ape e raccattava tutto e buttava nel botraccio. E siccome oltre a buttarlo giù nell'argine bruciavano la roba, c'era proprio questa riga delle volte di puzza, si è deciso buttiamolo da un argine solo e si è deciso di buttare tutta la spazzatura nell'argine di Legoli. Entrata a pieno regime agli inizi degli anni 90 con una volumetria iniziale di 450.000 metri cubi, la discarica viene ampliata nel 1994 per 1.750.000 metri cubi e nel 2004 per ulteriori 1.950.000 metri cubi. Nel 2011 viene inoltrata la richiesta per un ampliamento di 4.450.000 metri cubi. Siamo contro all'ampliamento della discarica di Legoli, è un ampliamento che non ha senso, di fatto è una nuova discarica, questo non potrà che nuocere al nostro territorio già approvato da 30 anni di discarica. E c'è stato un periodo in cui nella zona di Pisa, della provincia, dove c'è già l'inceneritore, vennero fuori contemporaneamente 3 progetti di dissociatore molecolare, che poi andando a vedere il progetto si trattava di, noi li chiamavamo inceneritori mascherati, e uno a Pontedera, uno a Castelfranco e uno a Vico Pisano. C'era anche una sperimentazione di un impianto di questo tipo a Peccioli, presso la ditta Belvedere. Almeno così pareva, perché noi si chiese documentazione all'ARPAT più di una volta, si chiese accesso agli atti, no? In base alla normativa di Arus, e però l'ARPAT sostanzialmente ci rispose che era una cosa privata della Belvedere questa sperimentazione, dunque dovevamo chiedere a loro, che ovviamente no. Secondo il rapporto annuale 2014 ISPRA sui rifiuti urbani, nella provincia di Pisa sono presenti 7 impianti di smaltimento, 2 inceneritori e 5 discariche. 3 di queste sono in Valdera: l'impianto Ecofor a Gello di Pontedera, l'impianto Belvedere SPA a Legoli e l'impianto della nuova Servizi Ambiente SRL a Chianni, per cui di recente è stata proposta la riapertura dopo 18 anni di chiusura senza bonifica.
Gli obiettivi di legge sulla raccolta differenziata, a causa del loro mancato raggiungimento, sono stati portati dal 65% del 2012 al 70% entro il 2020. Nella provincia di Pisa, secondo i rapporti ISPRA del 2013, la percentuale si attesta intorno al 44% e in Alta Valdera, nei 6 comuni che conferiscono i rifiuti nella discarica di Legoli, si scende fino a circa il 25%. Peccioli si è creato negli anni una sorta di nome non solo in ambito locale ma anche in ambito regionale e nazionale di paese da favola, un paese dove un'emergenza che è quella dei rifiuti viene gestita in modo virtuoso, dove la popolazione addirittura spinge l'amministrazione comunale a incentivare tutta l'impiantistica che è stata creata, quindi andare avanti su questa strada. Finanziamenti, i ragazzi non pagano la mensa, hanno un sacco di benefici che hanno portato anche trasmissioni famose televisive a parlare del sistema Peccioli come la good news sui rifiuti. La storia di questa discarica per il comune di Peccioli e per gli abitanti di Peccioli è letta da gran parte degli abitanti di Peccioli come indubbiamente come un vantaggio. Quello che è stato l'amministratore delegato, presidente della società che attualmente gestisce la discarica, ha quantificato questo vantaggio, questi introiti ridistribuiti sul territorio in circa 172 milioni di euro nei soli ultimi 10 anni. Cioè, a Peccioli non hanno nessuna sensazione di questa discarica, nel senso che non vedono passare i camion, non hanno nessun riscontro. È una discarica che è messa più o meno sarà a 9-10 km dal paese e fuori rotta. L'altra frazione dopo Peccioli grande e Fabbrica, che addirittura la discarica c'è a 13-14 km in zone completamente con viabilità completamente diversa, non hanno nessuna sensazione di averla vicino. La discarica è controllata dal comune di Peccioli. Nel 1997 il sindaco Renzo Macelloni costituisce la società per azioni Belvedere, a capitale prevalentemente pubblico. Renzo Macelloni è stato sindaco di Peccioli per 16 anni, dal 1988 al 2004, anno in cui ha assunto la presidenza del consiglio di amministrazione della Belvedere SPA. Nel 2014 è stato nuovamente eletto come sindaco del paese. Secondo il suo curriculum reperibile in rete, fa parte anche del consiglio di amministrazione della Geofor SPA, che gestisce l'inceneritore di Ospedaletto a Pisa, di quello della Fondazione Peccioli Per, della Valdera Case e Casali SRL e di Federambiente. È stato presidente di Fondi Rustici Peccioli SRL e ha contribuito alla fondazione del Consorzio Alta Valdera e del Parco Alta Valdera. Nel 2014 è stato insignito del premio Guerriero Pisano, che viene dato ai cittadini che danno lustro e fama alla città di Pisa. Dal 2004, negli anni in cui Renzo Macelloni è occupato nella presidenza della Belvedere SPA, è Silvano Crecchi che viene presentato ed eletto come sindaco di Peccioli. Quando poi Renzo Macelloni ritorna ad essere investito della carica di sindaco, è Silvano Crecchi ad occuparsi della presidenza della Belvedere SPA, che detiene tuttora. A fronte di questa gestione la Belvedere conferisce una certa percentuale degli introiti del fatturato al comune direttamente, in cambio ovviamente della gestione stessa di un patrimonio come quello della discarica e in cambio soprattutto questa è una cosa da sottolineare, del fatto che è il comune a farsi carico delle spese del cosiddetto post mortem della discarica.
I costi di gestione post mortem di una discarica sono onerosi perché si protraggono per circa 30 anni dalla chiusura della discarica, che deve essere monitorata a causa della continua produzione di percolato e di gas nocivi. A quanto è stato anche sostenuto in Consiglio Comunale dal sindaco, non quello attuale, della passata legislatura, non ci sarebbero fondi accantonati. Quello della post mortem è un problema grave perché tutti tendono a fare denaro in quantità e poi abbandonare e poi i problemi scaricarli sulla società. Grandi buche dove ci si buttano molti sacchi di prodotti e ci si tira fuori grandi sacchi di denaro. È stato fatto questo negli anni, invece di pensare a qual era il futuro. Belvedere SpA finanzia e cofinanzia varie attività e iniziative. Tra le tante reperibili in rete si possono ricordare la Fondazione Peccioli Per, che a sua volta finanzia le attività artistico-culturali della zona, il Polo Museale di Peccioli, la Mediateca di Peccioli, l'Accademia Musicale Alta Valdera, la Scuola Internazionale e Laboratorio di Restauro di Icone Russe, la competizione ciclistica Coppa Sabatini, l'Associazione Astrofili Alta Valdera, la costruzione del parco fotovoltaico Un ettaro di cielo, la Casa Domotica e una serie di imprese e iniziative che gestisce per conto del Comune di Peccioli. E a Natale viene distribuito un pacco regalo per tutti i residenti nel Comune. Una persona detiene tutti i soldi che si possono spendere. E deve accattivarsi la popolazione. Ai tempi dei Romani si faceva distribuzione di grano e giochi circensi. Non è cambiato niente. Vengono fatti ripetutamente, ad esempio in estate, dei concerti di nomi di grido, di cantanti, attori che offrono posti gratis, quindi anche a Montefoscoli stesso diceva a Peccioli c'è un cartellone incredibile, vedi che a Peccioli ristrutturano le case con dei contributi da parte del comune, vedi che loro pagano meno le rette scolastiche, vedi che loro pagano meno tasse e così via. Quindi tanti anche nella nostra piccola realtà si sono rammaricati negli anni del fatto di dire peccato che la discarica non l'abbiamo presa noi. Hanno degli strumenti abbastanza notevoli, cioè possono in qualche modo facilitare, che ne so, piccoli lavori, piccole imprese, specialmente in un momento di crisi come questo, dove la gente si tiene calma, si tiene ferma. Se noi si guarda a volte un manifesto di uno spettacolo teatrale e in fondo ci si vede come sponsor una società che gestisce rifiuti, la sensazione è che anche lo spettacolo, cioè chi vuol fare uno spettacolo teatrale, i soldi non li va più a chiedere al comune, li va a chiedere al gestore della discarica. E questa è stata una sensazione che negli ultimi anni è stata brutta. Cioè, se te piace al gestore della discarica, fai anche cultura. In paese viene detto sempre, Peccioli può fare con la discarica, qualsiasi cosa viene fatta a Peccioli viene sempre detto così. E non solo, è diventato un modo di utilizzare questa struttura della discarica come il palcoscenico locale dove accadono tutti gli eventi mondani finanziati dal sistema di smaltimento dei rifiuti. Non ci scordiamo mai che poi la Toscana, che ha dato questa possibilità sia di costruzione e di ampliamento, è tutta governata, diciamo, dalla sinistra, in poche parole, sia la provincia quindi già questo a me mi ha dato un po' noia. E allora ti trovi all'assurdo in zone, per esempio, dove la gestione della cosa pubblica è nelle mani, tra virgolette, della sinistra, tra virgolette, di sentirsi anche dare del fascista, perché ovviamente se io sono di sinistra e te sei un mio nemico devi essere per forza fascista, no? E tutto questo crea veramente un clima assurdo. Noi per esempio il presidente Enrico Rossi della Regione Toscana
Io mi ricordo il comitato di Castelfranco per tantissime volte l'ha invitato pubblicamente, ma con lettere pubbliche, raccomandato e ricevuta di ritorno. E il presidente Rossi, le poche volte che ha risposto, ha detto che non ci sarebbe venuto, insomma. È stato creato un sistema dove in una realtà molto piccola si lavora per il comune o non si lavora per il comune, quindi o stai con me o sei contro di me. Quindi aprire un varco in questa realtà molto chiusa e molto legata all'attività che bene o male, considerando tutti i soldi che riesce a muovere la discarica, è difficile aprire delle brecce. Io onestamente ricordo le assemblee pubbliche nella zona dell'Alta Valdera, le ricordo un po' con un nodo allo stomaco. Le persone che ti trovavi davanti e che ti osteggiavano, diciamo, praticamente dicevano: a te come mai sei così, ti dai così da fare per questa cosa, cosa ci guadagni, chi ti paga? Cioè, queste persone che davano addosso ai cittadini dei comitati erano persone che si sarebbero date da fare così tanto solamente se le avessero pagate, se le avessero fatte diventare sindaco, assessore, e dunque non concepivano che uno lo potesse fare per altri motivi. Non può essere così stupido questo. Ho iniziato a portare dei volantini sulla corretta gestione dei rifiuti, erano volantini che avevano stampato il comitato di Pontedera, e man mano che rilasciavo qualcuno li toglieva, perché mi dicevano che stavo facendo politica. E io non mi sentivo di fare politica, io mi sentivo solamente di rispondere eticamente, era una risposta etica a un problema civico e civile. La popolazione, possedendo delle azioni che poi sono anche azioni remunerate, cioè gli utili vengono ridistribuiti, ci sono dei dividendi per gli azionisti, la popolazione si è in qualche modo fidelizzata, almeno una parte della popolazione si è fidelizzata verso la Belvedere, quindi verso il sistema Peccioli. Questo ha fatto sì che ha portato negli anni un grosso consenso di tipo politico, prima di tutto. Gli utili che vengono redistribuiti dalla società Belvedere producono consenso politico, questo consenso politico permette di avere l'amministrazione comunale, e l'amministrazione comunale, essendo proprietaria della maggior parte delle quote azionarie della Belvedere, di fatto garantisce il controllo giuridico e amministrativo sulla Belvedere stessa. In previsione della conclusione di questa legislatura, a cui mancano altri 4 anni, stiamo parlando di quasi 30 anni di un sistema politico sostanzialmente immutato e di una discarica che continua a essere presente, e in cui questo ampliamento di questi 4,5 milioni di metri cubi lasciano una prospettiva di perdurare di questa discarica per altri almeno altrettanti anni, ecco, diciamo così. Questo qui è un paese diviso fra Guelfi e Ghibellini, secondo me. Cioè non si può parlare con libertà, perché c'è sempre chi è da una parte e chi è da quell'altra. Non trovarsi d'accordo non è facilmente superabile. Io sono stato un candidato di una lista civica, e durante la campagna elettorale io non ho avuto a che vedere con diversi parenti che erano chiaramente di un'opinione opposta, perché non è un idealismo che è dietro, ma i quattrini che sono dietro a stare da una parte e dall'altra, e quindi sfocerebbero in questioni in discussioni abbastanza vivaci. Noi a Peccioli non abbiamo soltanto il problema della discarica di per sé, che se dà odore, se arrivano i camion, se rompono la strada, non è solo quello. Noi abbiamo tutto un'area che aleggia qui intorno che è pesante, perché noi ci rendiamo conto che c'è qualcosa, che noi siamo gli attori
come essere un pezzo di teatro, noi siamo le marionette, girelliamo per qua e allo stesso tempo c'è qualcuno che tira le fila, che pensa, si diverte, fa come vorrebbe fare lui, ma noi siamo qui, c'è una presa in giro di chi vive a Legoli perché loro respirano proprio l'aria fetida della discarica, anche se non si può dire che c'è l'aria fetida, e noi qui respiriamo un'area che è un'area, che cos'è nemmeno la burocrazia, la macchina del potere, ecco, potremmo chiamarla così. Ma è come vivere in un paese dove succedono cose grandissime, dove però le cose semplici non si possono fare. Noi bisogna chiamare architetti che vengono dall'altra parte del mondo, noi bisogna fare appalti sempre grandi, bisogna per ogni evento che qualcuno ritiene che conti, si devono fare stampe particolarissime mandate a tutti a casa spendendo fior di quattrini, però ci sono quelle cose che sarebbero abbastanza quotidiane, abbastanza semplici, tipo una cosa normalissima oramai, in una parte del mondo la raccolta differenziata, per dirne una, non si può fare. Cioè, avere un po' di spontaneità nella società permette che ci sia anche un po' di che ci si amalgami anche un po' come società, che ci si tenda a voler bene. Invece qui succede il contrario, ci siamo divisi quanto più possibile perché nessuno ha più iniziativa, se non ce li danno non abbiamo soldi, non vale la pena fare niente, i pecciolesi tanto se ne vanno tutti via, è tutto una disgregazione, ecco, questo è un po' vivere a peccioli. Al nostro movimento aderiscono inizialmente diverse persone paesani, però quello che colpisce, mi ha colpito, io come altri che abbiamo tenuto un pochino le fila di questo movimento nella sua nascita, aderiscono tanti giovani, soprattutto tanti giovani che hanno per scelta scelto il nostro territorio per venirci a abitare. Guarda Montefoscoli perché si voleva stare fuori dai centri tipo Pontedera, Ponzacco, si voleva stare in campagna. Non abbiamo valutato bene quello che poteva essere la discarica come vicinanza. È venuto fuori dopo, ecco, non è che si sapeva che era a tot chilometri, allora cosa si fa? Si compra, non si compra la casa. È venuto fuori dopo, è stato un bel colpo subito e poi il colpo ancora dopo, l'ampliamento. All'inizio le persone ci guardavano con diffidenza perché, come è successo a me, anche ad altre persone che poi sono rimaste ferme lì a questa idea, non sono andati avanti. La discarica di Peccioli è un posto da prendere a modello, è un posto che dà lavoro, è un posto che dà lustro alla zona della Valdera. Purtroppo la difficoltà che incontriamo è che dall'altra parte c'è una altrettanto accanita disinformazione, per cui gli articoli che leggiamo sui giornali sono pieni di notizie che distorcono un pochino la realtà delle cose. A me più che altro fa effetto questa cosa che proprio la voce dei cittadini, cioè che questi comitati sono visti come dei disturbatori, delle noie, dei fastidi da queste amministrazioni che poi appunto essendo di sinistra uno si immagina siano più vicini, no, alla popolazione, e invece proprio io ho letto anche qualche blog di qualche sindaco, non mi ricordo, proprio una stizza, un fastidio verso queste persone che si occupano di queste cose e che insomma non fanno lo Stato. Da giugno-luglio 2011 con un enorme sforzo di partecipazione, un enorme sforzo di privazione del proprio tempo libero riusciamo a fare veramente in un anno, 8 mesi, veramente tantissime iniziative. Noi siamo contro l'ampliamento della discarica di Legoli perché riteniamo che non sia assolutamente necessario. Riteniamo che il modello di smaltimento di scarica oggi sia un modello da superare.
abbiamo iniziato a lavorare alle osservazioni. Le osservazioni sono quei documenti amministrativi che si possono presentare per contrastare o per richiedere la modifica degli atti della provincia come di altre amministrazioni pubbliche. Nelle osservazioni al procedimento di VIA si possono leggere, tra le altre, le inadempienze agli obblighi di legge sulla pubblicizzazione del progetto, l'incongruenza del progetto rispetto alle normative vigenti e la non conformità al piano urbanistico e alla pianificazione provinciale, le criticità già presenti nell'impianto attuale nella captazione del biogas e la mancanza di sistemi di monitoraggio per le polveri più sottili del PM10, la pericolosità geomorfologica del territorio, soggetto tra l'altro a vincolo idrogeologico, e la superficialità delle relazioni tecniche geologiche, la mancanza di trasparenza sui dati successivi all'inquinamento nelle acque del Rio Melogio, richieste dalla stessa provincia di Pisa nel 2009, la mancanza di una valutazione di impatto sulla salute per gli abitanti dei paesi limitrofi e la carenza degli studi di impatto ambientale presentati. L'errata interpretazione delle distanze tra il sito della discarica e i paesi limitrofi. Loro hanno depositato una serie di documenti in cui c'era anche una cospicua porzione riguardante gli aspetti geologici. In una discarica uno dei problemi principali è proprio quello del percolato. Questo percolato non deve penetrare all'interno dei terreni per non influire sulle falde acquifere sottostanti. Si è ribattuto a mantenere una discarica in quella zona perché prevalgono le argille a prima vista. In realtà nel sottosuolo, anche grazie ai sondaggi che sono stati commissionati dalla stessa società Belvedere, ha messo in evidenza che a una certa profondità, 13-17 metri di profondità, la presenza di sabbie marroni sciolte. Quindi significa che è una via preferenziale per i fluidi, quindi acqua e eventualmente anche percolato. Per comprendere il contesto geologico in cui si inserisce l'impianto di stoccaggio dei rifiuti della Belvedere SpA, bisogna tornare a circa 5 milioni di anni fa. Il mare, dopo un periodo di assenza, torna gradualmente ad occupare la Toscana centro-occidentale, fino alla catena appenninica. Tra il Miocene e il Pliocene questo processo si ripete molte volte, portando alla deposizione di materiali prima grossolani come sabbia, limi e ciottoli, poi, man mano che l'acqua sale e l'ambiente sottomarino si fa più tranquillo, si depositano materiali fini come limi e argille. Una volta che il mare si è posizionato più o meno dove si trova oggi, nel corso dei millenni le sabbie e le argille si sono indurite e i movimenti della crosta terrestre hanno fratturato il terreno, cosa che accade ancora oggi a causa dell'evoluzione del bacino tirrenico. Lungo queste fratture, dette faglie, si possono spostare fette di strati di sabbia o argille indurite, mettendo così a fianco parti diverse. Questi tipi di depositi si comportano diversamente nei confronti dell'acqua. Sabbie e sedimenti grossolani si lasciano attraversare più facilmente, mentre argille e limi sono più impermeabili. Dopo le nostre osservazioni hanno fatto delle controosservazioni producendo ulteriore materiale, però in realtà noi si voleva un miglioramento delle indagini geologiche per cercare di capire come siano distribuiti in profondità i corpi di sabbie che anche loro hanno intercettato e che anche loro hanno cercato di interpretare. Quindi in realtà non è stato fatto nulla in quella direzione, è stato semplicemente all'interno dei sondaggi già effettuati, sono state fatte delle prove di permeabilità che naturalmente nelle argille danno risultati a loro favorevoli, nel senso le argille sono impermeabili. Nei quasi 30 anni di esercizio della discarica non risulta mai essere stata fatta un'indagine di impatto sanitario sulla popolazione residente a Legoli e nei comuni limitrofi. La gestione dei rifiuti ricopre un ruolo fondamentale
per quanto riguarda sia la gravidanza sia lo sviluppo del feto e della vita. Infatti gli studi epidemiologici sulla salute degli abitanti intorno alle discariche hanno portato a delle evidenze proprio riguardanti la salute dei neonati. Si è visto che aumentano le malformazioni di tipo cardiologico, ma anche neurologico e gastroenterico, sia nei siti intorno alle discariche normali, diciamo, quelli per i rifiuti non pericolosi, quelle urbane, così, e tanto di più nei siti, nelle discariche per inquinanti pericolosi. Anche questa escalation ci fa capire che un certo impatto c'è. Questi studi che sono stati fatti in tutto il mondo, ma ci sono studi anche proprio locali, ci sono anche degli studi su 6 discariche toscane che hanno visto un aumento anche statisticamente significativo non solo sulle malformazioni congenite ma anche sui linfomi, sulle malattie ematologiche specialmente. Sono tutti studi che però finiscono col dire sarebbe necessario comunque studiare ulteriormente, correlare questi dati con la situazione socioambientale, perché effettivamente le popolazioni si spostano, spesso le popolazioni hanno un numero esiguo nei 3 chilometri, 2, 3, 5 chilometri intorno alle discariche, per cui avendo comunque delle indicazioni che gli inquinanti che escono dalla discarica, attenzione, non nei primi 30 anni di gestione della discarica, ma anche in situazioni di post-gestione, cioè nei successivi 30 anni, quando in pratica poi non viene nemmeno più controllata, possono portare a degli effetti anche sulle generazioni future. Proprio per questo discorso di alterazione dell'epigenetica, cioè in pratica dell'espressione dei geni prodotta dagli inquinanti che si possono ritrovare nei percolati, nei biogas, eccetera, eccetera. A questo punto si apre un capitolo, quello del principio di precauzione, per cui è fondamentale, quando ci sono delle controversie scientifiche su delle questioni che riguardano la salute dei cittadini, che tutte le decisioni politiche chiaramente vengano prese sulla base della precauzione massima. E questo è un altro dei miei rapporti con questa discarica. Hai acceso? È il senso di abbandono da parte delle strutture, cioè da parte non solo delle strutture, ma cioè dello Stato italiano in senso generale. Cioè questa zona è 30 anni che ha una discarica, non è mai stato fatto uno studio epidemiologico, questo vuol dire che non gliene frega niente. E ora che è arrivato il tempo di chiuderla, decidiamo di ampliarla. Ora ho riscontrato che negli ultimi tempi effettivamente la gente riconosce di più questo fatto e dice: mamma mia che cattivo odore, ma sarà solo cattivo odore? Mentre prima così era cattivo odore, ora sta dicendo: ma sarà solo cattivo odore? Mamma mia come dà noia, ma sarà solo una noia per il naso e basta? Oppure... Quindi mi sembra che nella gente ci sia più preoccupazione. Io non ho delle risposte, non posso dire che questo puzzo che io sento tutti i giorni possa portarmi un danno, non so se le verdure che io mangio sono contaminate da qualcosa, non so se il cinghiale che viene ucciso in questi boschi beve acqua inquinata, io questo non lo so. Quindi non posso dire che questo succede, però me lo chiedo. Adesso è arrivato qui a una certa età e vabbè, loro invece crescano con l'aria della zona, cioè non è che sia proprio una bella cosa, ecco. Viene voglia anche di pensare di spostarsi ed è un peccato perché il posto è Questo è meraviglioso, le bellissimo. persone sono carine, accoglienti, sì. il paese è proprio bello, ci hanno accolto bene. Vivere qua e andare a lavorare a Pontedera è il massimo dello star bene, però a questo punto se devo cercare cerco in un posto dove non si sente l'odore, dove sento che mi sento più tranquilla io. Qualcuno mi ha detto: ma è meglio morire di puzzo o è meglio morire perché non si ha lavoro? La mia risposta è stata: il problema è che forse si muore prima di trovare lavoro. Cioè è difficile spiegarlo a parole, però se una qualsiasi persona viene dalla parte della discarica, poi gira un angolo
e gira un angolo e dopo 100 metri arriva in un paese abitato con un bar in piazza, si ferma e tutti si domandano ma come cazzo fanno a vivere queste persone qui? Cioè, è questo il problema. Cioè, chiunque, io a parole ti posso inventare tutti gli attributi, tutti gli avverbi che vuoi per spiegarti la cosa, però è una cosa orribile. La discarica è una cosa orribile. Dati ISPRA alla mano, quindi sono dati del Ministero dell'Ambiente, la percentuale di tal quale che viene conferita in discarica almeno fino all'anno 2013 è una percentuale di circa il 70%, cioè il 70% dei rifiuti che entrano a Legoli sono in realtà rifiuti indifferenziati, non trattati, così come vengono presi dal cassonetto, vengono buttati in quella buca. Una domanda che viene spontanea, come si suol dire, è come mai nel momento in cui la stessa normativa italiana, che per lungo tempo aveva rimosso l'applicazione del divieto di conferire in discarica materiali non pretrattati, con la circolare Orlando del 2013, recepita poi anche dalla Regione Toscana, come mai questa discarica possa continuare ad agire al di sopra delle normative vigenti e a modesto parere anche cogenti. Dal 2014, a seguito di una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, l'Italia paga una multa di oltre 42 milioni di euro ogni 6 mesi per inadempienza alle norme di recupero e smaltimento dei rifiuti senza pericolo per l'uomo e per l'ambiente. A questo va aggiunta l'ecotassa, il tributo speciale dovuto dai comuni che non hanno raggiunto il 45% di raccolta differenziata e che in Toscana ammonta a circa 13 milioni di euro, che vengono prelevati direttamente dalle tasche di ogni singolo cittadino attraverso le bollette. In Toscana, secondo i dati ISPRA del 2013, su 287 comuni solo 47 hanno raggiunto l'obiettivo di legge del 65% di raccolta differenziata. Dal punto di vista regionale, la Toscana è sempre stata abbastanza indietro dal punto di vista della gestione dei rifiuti e soprattutto è sempre stata molto indietro dal punto di vista della prevenzione. Cioè, in Toscana si dà per scontato che i rifiuti ci debbano essere e si dà per scontato che i rifiuti aumentino, quando in realtà non sono vere nessuna delle due cose. È chiaro che non facendo prevenzione poi diventa facile dire ma allora ci vogliono gli inceneritori, ma allora ci vogliono le discariche. Se io ho dei costi per la gestione di una discarica che sono artificialmente bassi, io poi non avrò poi soldi per fare la gestione post mortem, semplicemente perché non l'ho riscossi prima. I comuni, principalmente i 6 comuni dell'Alta Valdera, hanno costi di conferimento molto bassi rispetto ai costi standard, quindi anche loro non sono incentivati a spingere per la raccolta differenziata perché gli costerebbe di più. Purtroppo la sovrabbondanza di volumetrie autorizzate nella discarica di Peccioli e le tariffe applicate ai comuni limitrofi disincentivano il politico che magari deve in quel momento amministrare un comune. Questo però si scontra con appunto gli obiettivi di legge. Se gli obiettivi di legge dicono che entro una certa data deve essere raggiunta una percentuale di raccolta differenziata, quel politico deve fare di tutto per raggiungere quegli obiettivi. E comunque sia, studi, dati in altre regioni, come ad esempio la Lombardia, con lo studio fatto nel 2009 dalla Giunta Formigoni, o anche in Veneto, dimostrano che se si supera il 60% di raccolta differenziata, i costi della raccolta porta a porta sono molto inferiori rispetto alla raccolta a cassonetto. Il ruolo negativo della discarica di Peccioli, oltre all'impatto ambientale, è anche quello di uccidere la possibilità per i cittadini che vivono quella valle, quell'area, di poter accedere alle buone pratiche.
Cosa abbiamo ottenuto dopo tutto queste norme di spiegamento di nostre energie? Che l'iter di questa approvazione rallenta, doveva nell'intento di chi aveva fatto questa richiesta dell'ampliamento, doveva nel silenzio essere approvato a giugno 2011, in realtà ce la facciamo ad arrivare a settembre del 2012, quindi ce la facciamo a rallentare di quasi un anno e mezzo. Però ci siamo trovati di fronte alla scelta di, a questo punto con l'ampliamento approvato, di iniziare la battaglia legale. Una battaglia legale che è stata abbracciata dal WWF Toscana. Quello che invece si registra, e questo è un dato che anche giuridicamente è di una gravità inaudita, ma purtroppo è una condotta che registriamo sistematicamente in più contesti di conflitto sui temi ambientali, è il fatto che la provincia di Pisa abbia avuto l'ardire di affermare che questa discarica sarà comunque prevista in un piano provinciale in fase di elaborazione, perché questo sta a significare che nella impostazione che viene data a livello politico-amministrativo i giochi sono già fatti prima ancora che siano iniziati. Molto spesso vedo sul giornale, si sente dire che tutto sommato Peccioli è una discarica modello, è un fiore all'occhiello, quindi è abbastanza strano per un'associazione come la nostra intervenire proprio contro una discarica che invece sembra essere un modello da dover essere trasportato altrove, in altre realtà. Io al contrario dico che invece è proprio su queste che bisogna intervenire, proprio perché è un modello che rischia di essere esportato, mentre invece non devono essere esportati questi modelli. La discarica di per sé è una sconfitta dell'intelligenza umana, perché vuol dire che siamo giunti a produrre, a mettere sul mercato prodotti che non siamo poi in grado di smaltire. Il compito quindi dell'associazione, il compito più importante dell'associazione è quello di sensibilizzare. Non è tanto importante, non è che abbiamo affrontato l'intervento di Peccioli per vincere, per carità, se anche il giudice poi riconosce le eccezioni tecniche che abbiamo sollevate, siamo più contenti, ma per noi è importante che se ne parli, perché il nostro obiettivo primario è la sensibilizzazione. Se non riusciremo a sensibilizzare Peccioli, sicuramente con questa campagna saremo riusciti a sensibilizzare altri paesi. Tra gli 11 punti presentati dai legali del WWF al TAR della Toscana si legge che l'ampliamento non era previsto nel piano dei rifiuti vigente e quindi per legge non poteva essere richiesto, che la mancanza di una valutazione di impatto sanitario sull'esercizio passato dell'impianto e della previsione di quello futuro viola le norme di legge, che l'ampliamento sarà realizzato in una zona di pericolosità geomorfologica di classe 3, ad alta franosità e caratterizzata da fenomeni di dissesto attivi o potenziali, e infine che la distanza tra il centro abitato di Legoli e il perimetro dell'impianto di smaltimento rifiuti è al di sotto del limite minimo previsto, sempre per legge. Questa discarica è in effetti condizionante per le attività che sono più qualificanti e che noi vorremmo svolgere qui, e cioè il turismo, la produzione di agricoltura di qualità, di prodotti biologici. Sono tutte cose che hanno un grande futuro e che sono molto frenate dalla presenza della discarica. Quando un turista viene d'estate e apre la finestra e dice ah, che bell'aria, e si respira la zanfata di scarica, non credo si faccia una bella... Abbiamo in mente questa idea che il chilometro zero sia una cosa positiva, però se ci si pensa un momento, chilometro zero per noi vuol dire roba coltivata e animali allevati nei dintorni della discarica, quindi visto che non c'è mai stata un'indagine seria sulla qualità dell'aria e dell'acqua, forse sarebbe meglio qualche chilometrino un po' più in là. Evito di comprare le cose di questa zona, a meno che non conosca la zona e non so che è lontana da quella discarica, che poi qui è un problema, perché noi nel raggio di 50 km ne abbiamo 5 o 6 di discariche.
sicché non saprei bene dove andarla a prendere. No, perché l'ho rotto io con le mani. L'ho rotto io e c'erano due. Hai visto? Dammi 2 croccantini. Vedi, mi si levava di lì. Insiste finché non ti è dato il pelo, non c'è. Cioè io sono un tartufaio, ma non diciamo per passatempo. Dalla parte di Palaia, cioè la Chiecinella, sembra che abbiano bloccato l'estrazione delle cave di rena proprio per non distruggere il tartufo. Qui dalla parte nostra, Montefoscoli, sotto la discarica di Legoli, speriamo che regga sempre il fondo che hanno fatto sulla discarica, perché se si rompe qualcosa e ci comincia a filtrare l'acqua, di lì ci sta che venga dalla parte nostra, e questa zona qui penso io che non ha futuro. Io credo che un territorio dovrebbe anche fare una scelta, perché non puoi aprire inceneritori e discariche e poi pretendere anche che gli agriturismi funzionano, perché in quella zona dell'Alta Valdera molti posti di lavoro sono offerti proprio dagli agriturismi, dalle ditte che lavorano col turismo. Il trend vuole che i rifiuti solidi urbani siano sempre meno, perché è inevitabile, perché le buone pratiche, la raccolta differenziata, il riciclaggio eccetera si stanno diffondendo, perché lo dice la regione stessa col nuovo piano regionale dei rifiuti. È previsto, è obiettivo della regione quello di portare a meno del 10% il conferimento dei rifiuti prodotti in discarica. La convenzione che regola i rapporti tra il Comune e la Belvedere, una convenzione che è stata tra l'altro rivista più volte in senso sfavorevole per il Comune e favorevole per la Belvedere. Uno degli ultimi provvedimenti della scorsa amministrazione è stato quello per cui questa percentuale di risorse devolute al Comune scende in maniera drastica in funzione della quantità di rifiuti che vengono conferiti in discarica, come se chi l'ha sottoscritta sapesse bene che il futuro era quello di un notevole calo dei rifiuti conferiti. È una data storica quella di stasera, non c'è mai stato in decine di anni una mobilitazione contro la discarica di Pescoli. Non è più possibile che ci sia una cappa di omertà su questa discarica, non è assolutamente vero che questa è una buona pratica di discarica. Lì vengono interrati i rifiuti tal quali, prima o poi l'ambiente, e spero che non sia la salute, ma probabilmente anche la salute, ne risentiranno di questa gestione sconsiderata. Il 2 dicembre 2014 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso promosso dal WWF. Sì, l'ha fatto, ce l'aspettavamo. Siamo persone di mondo, si sa come vanno le cose. Ci sono 2 punti su cui né il TAR né il Consiglio di Stato è riuscito a trovare una soluzione giuridica. Il primo punto, il fatto che non era previsto nel piano regolatore. Il TAR ha inventato che effettivamente non era previsto, ma non era neanche vietato, il che vuol dire i piani prevedono delle cose con buon senso. C'è un piano che prevede che tutti i giardini di un paese o di una cittadina siano puliti e decenti, questo prevede il piano. Una legge prevede che sia vietato calpestare quel giardino. Ora, non si può dire che allora possiamo fare un rave su tutto il resto dei giardini perché non c'è scritto è vietato fare il rave. Invece, il secondo punto è legato alla distanza. La distanza che ci deve essere tra una discarica e un centro abitato, una distanza minima. Il buon senso prevede che una discarica non può essere costruita vicino a un posto dove già abitano le persone. Questa discarica è a meno di 200 metri da un posto dove già abitavano le persone. È stata fatta
e il Consiglio di Stato e il TAR hanno detto che è stato sbagliato il modo in cui è stata presentata. In pratica i giudici avevano sotto il naso le prove che dimostrano che l'Egoli è ed è sempre stata troppo vicina alla discarica, anzi che la discarica è ed è sempre stata troppo vicino all'Egoli, ma hanno preferito girarsi da un'altra parte per non averci a che fare. Il territorio dell'Alta Valdera avrebbe ottime produzioni di vino e olio, avrebbe buone zone di raccolta tartufi, avrebbe tracce e testimonianze storiche e artistiche visitabili e avrebbe anche paesaggi naturali splendidi. E invece ha un triangolo verde, attorno a cui cresceranno 4.500.000 metri cubi di rifiuti.